Mi chiamo Marina Cappellino, sono nata ad Asti, vivo a Cocconato e faccio l'architetto. Tutto il mio percorso lavorativo è stato incentrato su ricerca, restauro e ristrutturazioni al limite di edifici storici. E poi in particolare ho seguito alcuni filoni di ricerca nella mia vita, come i soffitti di gesso del Monferrato e del Piemonte. La mia passione per gli edifici storici è nata da un corso che avevo frequentato alla fine della scuola superiore, organizzato da un architetto che era ispettore centrale del Ministero Beni Culturali, Enrica Fiandra, che era originaria di Montafia. Il fatto di essere in un paese di provincia, ma ricchissimo di espressioni storico-artistiche, sicuramente mi ha invogliato a approfondire la conoscenza. Poi sono entrata nell'ottica della salvaguardia di questo patrimonio enorme che abbiamo sul nostro territorio. Ora ci troviamo al Museo di Mamma Margherita a Capriglio, vicino alla frazione Becchi di Castelnuovo, che era il luogo di nascita di Don Bosco. Mamma Margherita era la madre di San Giovanni Bosco. Io ho progettato e allestito l'esposizione che adesso è conservata in questi locali. Io ho trovato una enorme quantità di oggetti ed erano frutto veramente delle donazioni di tante persone che hanno voluto dare il loro piccolo apporto, quindi è proprio il museo stesso un documento di devozione popolare. Lo apprezzano proprio perché si riconoscono negli oggetti, si riconoscono nelle rappresentazioni, delle case coi soffitti, per cui per loro è valorizzare quello che hanno a casa loro. Se è degno di un museo, allora anche quello che hanno a casa loro, vale molto. E io mi son trovata tutta questa serie di cose da organizzare in un percorso che, si agganciasse alla vita di Mamma Margherita, ma usufruendo di quello che c'era sul museo, insomma. E allora ho cercato di tematizzare, gli oggetti. Poi la cosa più importante è che questa era la scuola di Don Bosco, quindi abbiamo il locale in cui, si entra, l'ingresso, che è proprio probabilmente l'aula di Don Bosco e si è cercato di focalizzare quindi, quell'ambiente sulla scuola. Io ho riutilizzato tutto quello che era possibile, del precedente allestimento, andando solo a sfoltire e magari ad attualizzare un pochino le cose. I soffitti di gesso sono, molto interessanti perché sono decorati. Si riescono abbastanza a individuare storicamente e anche geograficamente, perché, non sono solo nel Monferrato, ma anche nell'Albese. I soffitti di gesso vanno dalla fine del '500 documentati nell'Albese e, arrivano fino alla metà dell'800. Si trovavano quasi sempre al primo piano in modo che il calpestio non ci fosse, erano prima del sottotetto, perché sono comunque un pochino fragili. È una tecnica costruttiva molto semplice, però che ha delle ottime caratteristiche anche tecnologiche, nel senso che, il gesso è un materiale coibentante, mantiene il calore e quindi, tiene anche fuori il freddo dall'edificio.
È facile da lavorare perché, inoltre, cuoce a basse temperature, quindi, la pietra da gesso estratta e cotta a 180, 200 gradi con delle semplici fascine in fornace ovviamente, realizzate ad hoc e poi macinata con delle pietre verticali, dà origine a un legante che, impastato con acqua fa presa in pochissimo tempo. Sono fatti con l'intelaiatura lignea di travi e travicelli di legno. La tavola veniva inserita tra un travicello e l'altro e dal di sopra si colava il gesso, intervallando, lo strato con canne e rami di nocciolo in modo noi abbiam trovato questo nei soffitti, purtroppo demoliti. Perché, questo aveva la funzione sia di distribuire i carichi, perché le canne sono perpendicolari all'andamento dei travetti, per cui fanno una sorta di armatura come quella che poi, venne alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento nel cemento armato. Il fatto, dei soffitti di gesso che sono così decorati, così diciamo un po' aulici, no, e che appartengono solo a questa zona centrale del Piemonte. Se pensiamo al bacino di Parigi, la zona di Montmartre, è piena di soffitti di gesso, ma lisci, non hanno motivo decorativo. Quindi il motivo di grande orgoglio nel riconoscere un elemento edilizio architettonico così diciamo composito e risolto in chiave decorativa così brillante rispetto ad altri che avrebbero potuto pensarci ma non l'hanno fatto, ci rende orgogliosi. Ci son moltissimi soffitti di gesso che hanno solo le decorazioni delle porte, perché, il muratore che andava in giro magari non aveva una bella tavola intagliata, decorata, coi simboli araldici, magari perché era stata usata nelle proprietà di un conte che aveva voluto mettere il suo stemma nobiliare sul soffitto. Poteva essere anche in una casa di contadini che se al muratore non gli era rimasta in eredità una tavola bella, allora si accontentavano di mettere, spesso e volentieri gli scuri delle finestre, perché sono piccolini e hanno un po' le dimensioni di certi soffitti, li avevo riscontrati misurando molte case. Una volta li vedevo sempre soprattutto negli anni ’80 fino a metà degli anni '90, li vedevo sui cigli della strada buttati perché li demolivano, perché erano il retaggio di un periodo povero, no, sono sicura che ne hanno ancora demoliti, però devo dire che tutto questo lavoro che iniziò Enrica Fiandra, proseguimmo noi, giovani e proseguì anch'io con il fatto di aver realizzato nel Castello di Moncucco un museo del gesso ad hoc, è stato recepito anche dai comuni. Tanto è vero che ho visto il comune di Villanova d'Asti che ha messo nelle norme di attuazione del piano regolatore, citando un mio articolo, che si consiglia la conservazione dei soffitti di gesso allorché presenti. La stessa cosa fece il comune di Castelnuovo che li inserì anche lui nel piano regolatore a partire probabilmente dagli anni '90 addirittura, quindi fu proprio precursore, sì. Considerando che si stanno un pochino ripopolando questi paesi, al nord astigiano, sarebbe bene che lavorasse proprio sulla conservazione dei beni storici, ma in senso allargato, non solo la chiesa, il palazzo, eccetera, anche le case, perché oltre ai soffitti di gesso ci sono delle parti di questi edifici che sono veramente interessanti. Un altro argomento su cui all'epoca avevo lavorato era i mattoni crudi. Ci sono molti di questi edifici che conservano i mattoni crudi e visto che le nuove tendenze che tengano conto dei materiali naturali nel riplasmare, le case e le abitazioni, se andiamo a cercare nella parte storica in realtà ci sono già tutte queste tecnologie. Si tratta solo di riportarle a galla e riutilizzarle.
Se il muro è un po' più largo, ma che importanza ha? Però è un materiale naturale, sicuramente anche il microclima dell'edificio se ne giova. Pensate a una casa magari mattoni crudi, soffitti di gesso, che può sembrare un assurdo, ma basta intonacarla e regge benissimo e tenerla al coperto dall'acqua. Regge benissimo, non c'è nessun problema, anche di strutture. Se uno volesse reimpiegare con grande beneficio per l'ambiente di non andare a occupare altri terreni, recuperare i vecchi edifici mi sembra una buona strada. Se dei giovani volessero appunto dedicarsi al recupero e al restauro di edifici, naturalmente la base sarebbe fare architettura con un indirizzo storico, beni culturali. Bisognerebbe anche formare dei tecnici in questo senso. Bisognerebbe ad esempio che certe piccole realtà, come degli istituti tecnici, cominciassero a fare i corsi di rilievo e recupero degli edifici, come più di 40 anni fa feci io. È da lì che discende tutto alla fine, la formazione.